Ciao, sono Michelangelo Mammoliti, sono nella cucina di Giallo Zafferano e oggi cucinerò per voi un sedano rapa con infusione alla bagna cauda. Iniziamo con il nostro sedano rapa. È stato lavato precedentemente, eliminiamo tutta la buccia. Con tutti questi scarti possiamo preparare o un brodo o una crema o comunque utilizzarlo per un'altra preparazione. Andiamo a tagliare la base del nostro sedano rapa. Con l'aiuto di uno spelucchino andiamo a eliminare tutte le impurità e i difetti del nostro sedano rapa. Facciamo una leggera incisione, in questo modo appoggeremo il nostro sedano rapa, tagliamo la prima fetta che verrà utilizzata per un'altra preparazione. Andiamo a tagliare delle fette di 2 cm, di 2 cm e mezzo. A questo punto prendiamo la fetta e andiamo a coppare con l'aiuto di un coppapasta. Vi consiglio un canovaccio in modo tale da non tagliarvi le mani. Eliminiamo l'eccesso di sedano rapa che utilizzeremo per una crema o un brodo e recuperiamo il nostro disco. Andiamo a preparare il nostro cartoccio. Andiamo a tagliare il nostro alluminio della dimensione del nostro tagliere. Tagliamo un secondo foglio di carta alluminio, lo adagiamo uno sull'altro, andiamo a ripiegare i lati, apriamo il nostro cartoccio e adagiamo i nostri dischi di sedano rapa nel cartoccio. Adesso andiamo a condire i nostri dischi con olio d'oliva, una quantità generosa, sale. Vi consiglio di salare il vostro sedano rapa abbondantemente perché ha difficoltà ad assorbire il sale essendo un disco abbastanza spesso. Aggiungiamo il pepe, la polvere di caffè. Non lesinate sulla polvere di caffè perché è la parte aromatica del nostro piatto. Prendiamo 2 spicchi d'aglio, li lasciamo in camicia e andiamo ad adagiarli su ogni disco. Prendiamo lo zenzero, lavato ed asciugato, tagliamo 4 fettine in modo che rilasci la parte aromatica e quindi il rosmarino. Andiamo a sigillare tutti i lati perfettamente. Cuociamo il nostro sedano rapa nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Nel frattempo prepariamo la bagna cauda. Tagliamo il nostro aglio e lo priviamo del germe. Questo vi permetterà di avere una bagna cauda meno pungente e più digeribile. Mettiamo in un pentolino l'olio. Vi consiglio di mettere l'olio nella pentola a freddo insieme all'aglio in modo tale da non bruciare l'olio. Aggiungiamo le acciughe. Se a casa non volete utilizzare le acciughe perché volete fare una ricetta completamente vegetariana, potete sostituire le acciughe con delle alghe che potrebbero essere dell'alga kombu oppure dell'alga nori. Abbassiamo la temperatura del fuoco. Facciamo sciogliere completamente e controlliamo la consistenza del nostro aglio che dovrà essere fondente. A questo punto aggiungiamo il latte a temperatura ambiente e portiamo la nostra preparazione a ebollizione. Da questo punto facciamo cuocere per 7-8 minuti. Frullo la bagna cauda fino a quando non otterrò un composto omogeneo. Filtriamo la salsa e la teniamo in caldo. Prepariamo la nostra parte croccante e aromatica del nostro piatto. Tostiamo le nocciole partendo da una padella fredda e facendo salire man mano la temperatura. Non ho aggiunto olio nella padella perché la nocciola contiene già oli essenziali. Le nocciole incominciano a prendere una leggera colorazione ambrata. Versiamo le nocciole all'interno del mortaio. Aggiungiamo il sale e incominciamo a schiacciare le nostre nocciole. Aggiungo la parte restante di nocciole e continuo a pestare. Una volta che il vostro sedano rapa è stato tolto dal forno, vi consiglio di far riposare i vostri dischi per almeno 10 minuti. Apriamo il cartoccio facendo attenzione che il vapore non ci bruci. Eliminiamo le sostanze aromatiche, verifichiamo la cottura dei nostri dischi di sedano rapa, quindi dovranno avere una consistenza fondente. I succhi di cottura del sedano rapa li utilizzeremo per condire il piatto. Scaloppiamo il nostro sedano rapa in 4 parti uguali. Siamo pronti per impiattare. Adagiamo il nostro sedano rapa nel piatto. Disponiamo le nocciole su ogni quarto di sedano. Aggiungiamo le erbe, quindi origano, salvia, della menta. Completo il mio piatto con la bagna cauda emulsionata con il mixer. E adesso assaggio il piatto per voi.
È buono veramente.